Ciao a tutti, benvenuti amici per questa ennesima lezione su Cartesio, l'ultima lezione sulla fisica e la metafisica di Cartesio propriamente dette, lezione che comunque si collega a quella che sarà l'ultimissima definitiva lezione su Cartesio, finalmente ce ne liberiamo, la prossima, ovvero quella sulla morale. Sono in compagnia della mia splendida gattona Sophie, che però non vuole stare buona, ecco, non è una gatta peluche e non vuole stare con me, malgrado io le abbia dato un'intera fetta di tacchino. A lei piace farsi cullare, vero? Vedete com'è bella questa gattona, la mia gattona Sophie, insostituibile, che lenisce il mio stato di solitudine. Aia, non mordere Sophie. Quindi va bene, la lasciamo libera, la lasciamo andare. Parliamo in questa video lezione dell'interazione tra l'anima e il corpo in Cartesio. Abbiamo impostato questo problema già dalla lezione precedente, in cui abbiamo mostrato, illustrato, spero in maniera chiara, il cosiddetto dualismo cartesiano, dualismo delle sostanze, terminologia scolastica aristotelica che viene usata, abbiamo visto perché, in maniera impropria da Cartesio. Le uniche due sostanze dell'universo sono res cogitans, res extensa, che sono due sostanze completamente separate, chiare e distinte nella mia mente e quindi distinte, separate anche nella realtà, secondo il metodo dell'autoevidenza intuitiva, dell'autoevidenza immediata delle idee chiare e distinte. E allora abbiamo già visto qual è il problema. Il problema è che la res cogitans e la res extensa sono del tutto eterogenee, hanno caratteristiche e qualità opposte l'una rispetto all'altra. Vi ricordate, le abbiamo elencate nella scorsa video lezione. La res cogitans è posseduta soltanto dall'uomo, corrisponde all'anima dell'uomo, e la res cogitans è inestesa, spirituale, agisce in maniera finalistica, in base ad una volontà libera. Invece il corpo, la res extensa, che nell'ambito dell'essere umano è il corpo, il mio corpo, è una macchina, e quindi il corpo è esteso laddove l'anima è inestesa e agisce in maniera meccanica, in base alle cause efficienti, e non agisce in maniera libera, in maniera finalistica. Il corpo è soggiacente al determinismo universale. Il corpo peraltro non si muove da solo, non ha un principio d'azione, non ha delle funzioni vitalistiche o energetiche. Il corpo è pura estensione. L'abbiamo visto, l'unica caratteristica dei corpi, della res extensa, per questo si chiama così, è estensione, e quindi non produce da solo movimento, ha un movimento soltanto inerziale il corpo. Quindi si tratta di due cose che hanno caratteristiche opposte e quindi sono idee distinte, perché sono separate, le colgo separatamente nella mente, quindi sono distinte anche nella realtà. E quindi abbiamo da una parte l'eterogeneità metafisica di queste due sostanze, dall'altra però abbiamo il fatto che queste due sostanze si mescolano, sono intimamente mescolate all'interno dell'organismo umano. Sembrerebbe una contraddizione. Come fa Cartesio a risolvere questa contraddizione? La questione è molto complessa e Cartesio potrà sempre essere accusato di non essere stato coerente con se stesso. Questa metafisica cartesiana del dualismo, della netta separazione tra le due sostanze, soltanto apparentemente somiglia alla metafisica cristiana e alla concezione dell'anima e del corpo nel cristianesimo. Soltanto chi non conosce il cristianesimo può pensare che questa soluzione qui sia compatibile col cristianesimo. Il cristianesimo, a differenza di Cartesio, non ha mai messo in discussione la stretta connessione tra anima e corpo. Nel cristianesimo, secondo il cristianesimo, anima e corpo sono mescolate. È vero che poi si dividono la morte e l'anima sopravvive senza il corpo, però questa separazione tra anima e corpo alla morte
diciamo, è vista come un mistero. Invece la dottrina cattolica pensa che l'anima sia strettamente legata al corpo, almeno quando sono in vita, in base, ricordate, alla famosa teoria aristotelica delle sostanze, come sinoli, cioè come tutt'uno, ogni sostanza è tutt'uno, un insieme inestricabile di materia e forma. E quindi l'essere umano, l'abbiamo studiato persino nelle lezioni su Aristotele, ha come sua forma l'anima, l'anima è forma del corpo, e come sua materia appunto il corpo, perché l'anima, come tutte le sostanze, è un sino costituito da forma e da materia. Forma e materia sono inscindibili, se non miracolosamente dopo la morte. E quindi l'anima è forma del corpo, il corpo è la materia dell'anima, le due cose sono assolutamente indivisibili, secondo il cristianesimo, perlomeno finché io sono in vita. Invece Cartesio postula una nettissima distinzione, una separazione reale tra l'anima e il corpo. Quindi come fanno anima e corpo a interagire? Questo è stato sottolineato già dal materialista Hobbes nelle sue obiezioni. Ricordate le terze obiezioni alle meditazioni metafisiche? Hobbes, e certo non solo lui, l'argomento sarà ripetuto continuamente nel tempo, dice come può l'anima agire se non ha un sostrato corporeo? Come può l'anima che è inestesa agire da sola senza avere un sostrato corporeo? Teoricamente, ovviamente, si può pensare che l'anima, non essendo legata al corpo, potrebbe anche distaccarsi dal mio organismo, potrebbe anche fluttuare nell'aria, potrebbe anche inserirsi in altri corpi, perché chi la tiene agganciata al corpo se l'anima è realmente separata? E inoltre, come può un'anima inestesa agire nei confronti di un corpo esteso? Come può l'anima essere causa delle affezioni del corpo? Come può essere l'anima causa di effetti che riguardano il corpo? Per esempio, come può l'anima liberamente, finalisticamente, secondo quello che dice Cartesio, muovere in questo momento il mio braccio, cioè essere la causa dei movimenti volontari del corpo? L'anima inestesa, come può essere la causa del movimento di qualcosa che è esteso? Non può spingere, anche e soprattutto in relazione al fatto che, ricordate, Cartesio crede nel meccanicismo, quindi crede che qualunque fenomeno, anche la trasmissione di un movimento da un corpo all'altro, debba avvenire per urto, d'accordo? Per scontro tra corpi materiali, ma l'anima è immateriale. Come fa l'anima a produrre l'impulso del movimento nel corpo? Quindi è un grande problema. Cartesio è ovviamente ben consapevole di questo problema. Cartesio dice che, benché la sua metafisica sembri aver dimostrato il contrario, anima e corpo, anche se metafisicamente, intellettualisticamente le abbiamo dimostrate come totalmente divise, separate tra loro, da un punto di vista pratico, cioè sulla base dell'esperienza, noi le vediamo interagire tra loro. C'è una vera mescolanza tra anima e corpo, dice Cartesio, e questo è dimostrato dall'esperienza. Ma come, caro Cartesio? Tu hai detto che fino ad ora che le uniche cose dimostrate sono dimostrate a priori, non dall'esperienza, ma dall'autoevidenza innata di nozioni chiare e distinte nell'intelletto che non derivano dall'esperienza. Ora Cartesio si smentisce, dice: sulla base dell'esperienza noi non possiamo negare che anima e corpo del nostro organismo abbiano una vera e propria integrazione psicofisica. Cartesio fa un esempio che è rimasto famoso. Io potrei interpretare l'anima e il corpo con una metafora, come un pilota che si trova sul suo vascello, d'accordo? Scusate il disegnino, questo è un pilota, si trova all'interno della sua nave, d'accordo? Il pilota guida la sua nave. Allora noi potremmo dire che il pilota è l'anima, capite la res cogitans, mentre il vascello
è il corpo. Io come anima, come pensiero, come cogito, come intelletto sono il pilota e il mio corpo è il vascello. Però non funziona così, cioè ovviamente il pilota e il vascello sono due enti separati, sono due enti che non comunicano l'uno con l'altro a livello ovviamente psicofisico. Cartesio dice che non è vero, cioè Cartesio dice io non sono un pilota nel mio vascello, io non sono come un pilota nel mio vascello, perché che significa? Se l'anima fosse come un pilota all'interno del corpo, che è come il vascello che viene guidato dal pilota, l'anima, attenzione, avrebbe soltanto una cognizione razionale, intellettuale di quel che succede al corpo. Per esempio, se io vengo ferito al braccio, ok, io non sentirei dolore al braccio se la mia anima fosse come il pilota all'interno del vascello corpo. Io avrei, cercate di capire, una cognizione puramente mentale, puramente razionale, puramente intellettuale del fatto che il mio corpo è ferito e mi accorgerei che il mio corpo è ferito soltanto da un punto di vista intellettuale, cioè soltanto guardando il mio corpo, soltanto guardando la ferita potrei accorgermi che c'è qualcosa che non va nel mio corpo. Allo stesso modo di quello che succede col pilota nel suo vascello. Quando il vascello è rotto, ha una falla e entra l'acqua, capite? Il pilota certamente non ha la sensazione nella sua mente, non ha la sensazione a livello di anima che sta entrando l'acqua. Lui capisce, il pilota, che sta entrando l'acqua soltanto guardando la nave, cioè ha una cognizione puramente intellettuale che la nave è rotta e sta entrando l'acqua, ma lui non ha un sentimento, capite? Non ha a livello di res cogitans la sensazione del dolore, ok? Allora, se la mia anima fosse come un pilota all'interno di un corpo separato che non comunica con l'anima come un vascello, io non sentirei dolore nel momento in cui esce sangue dal mio braccio, io mi accorgerei che il mio braccio è lesionato soltanto da un punto di vista intellettivo, cioè soltanto guardando il braccio. Come fa il pilota nel vascello che si accorge che il vascello è rotto e imbarca acqua soltanto se guarda esteriormente dall'esterno quella falla e quell'ingresso dell'acqua, non prova una sensazione. Invece io, proprio perché non sono come un pilota nel mio vascello, io non ho soltanto una cognizione intellettuale della mia ferita, io sento la mia ferita, cioè io ho un dolore. Capite? Quindi questo vuol dire che non sono come un pilota nel mio vascello, la mia anima è strettamente integrata e fusa con il mio corpo in qualche modo, perché io non ho solo la notizia intellettuale della la mia ferita mi provoca una sensazione di dolore nella mente, la sensazione viene dal corpo, parte dal corpo, però appartiene alla mente, è sentita a livello di res cogitans, perché io non mi accorgo in maniera astratta di avere una ferita, io sento, ho una percezione nell'anima di un dolore proprio in corrispondenza della ferita. Questo significa che c'è stata una interazione tra anima e corpo, tra corpo e anima, un passaggio di informazioni e il corpo ha fatto arrivare a livello di cognizione mentale nella mia anima la ferita perché dal corpo qualcosa è partito, è arrivato nella mia anima e io sento la ferita, ho una sensazione, non solo una nozione intellettuale della ferita, la sensazione del dolore è arrivata dal corpo e che in qualche modo è una causa, questa sensazione che arriva dal corpo, di un effetto che avviene nell'anima, di una modificazione dell'anima e quindi il corpo ha modificato la mia anima.
E così, al contrario, nei movimenti volontari l'anima muove il mio braccio, muove il mio corpo, quindi c'è qualcosa che parte dall'anima, la volontà di muovere il corpo, e arriva in qualche modo al corpo comunicando con il corpo. Quindi non sono un pilota, non sono come un pilota nel suo vascello. Anima e corpo sono strettamente integrate. Come avviene questa integrazione? Allora, Cartesio dice che l'anima non ha una localizzazione precisa proprio perché è inestesa. Un oggetto che è un ente che è inesteso, non puoi dire che esista a livello di un qualche organo, di un qualche punto esteso, di un qualche punto materiale. Quindi l'anima, attenzione, è diffusa in tutto il mio corpo come la gravità, d'accordo? L'anima si fa sentire in tutto il mio corpo. Però attenzione, esiste un punto preciso del corpo, non un punto dove l'anima si trova, l'anima è diffusa in tutto il mio corpo, però esiste in un punto del cervello, la ghiandola pineale, in cui l'anima comunica con il mio corpo. A livello di questa piccola ghiandola del cervello, la ghiandola pineale, noi abbiamo la comunicazione, l'interazione di anima e corpo che non è spiegabile dal punto di vista del metodo cartesiano delle idee chiare e distinte, però noi dobbiamo ammetterlo per esperienza quando andiamo a studiare il corpo non da un punto di vista metafisico, ma da un punto di vista medico, da un punto di vista fisiologico. Allora abbiamo questa ghiandola pineale. C'è una connessione tra anima e corpo a livello di questa piccola ghiandola che si trova nel cervello. C'è qualcosa di intermedio, d'accordo, tra la mia anima e il mio corpo, qualcosa a livello della quale anima e corpo comunicano. C'è qualcosa che insomma si interpone tra il mio cervello, che è la sede, come vedremo, delle evoluzioni dell'anima, e il mio corpo, in modo tale che gli input che provengono dall'anima, diciamo attraverso il cervello, i nervi, gli impulsi nervosi vadano dalla mia anima a produrre degli effetti nel mio corpo, e al contrario esistono anche stimoli nervosi che dalla periferia, cioè dal mio corpo, attraverso la ghiandola pineale arrivano all'anima, arrivano al cervello. Attenzione, la ghiandola pineale era anche chiamata al tempi di Cartesio, anche ora, però ora questo nome si usa molto poco, conarion, e in realtà ha anche un'altra denominazione, ovviamente quella che conarion, quella che è più frequente da trovare per esempio nei testi di anatomia, di fisiologia, cioè l'epifisi. Attenzione, l'epifisi. Non si tratta della più importante ipofisi. Molti testi, molti libri, anche illustri, incredibilmente sbagliano e dicono che la ghiandola pineale sia l'ipofisi. No, la ghiandola pineale è l'epifisi. Perché Cartesio sceglie proprio l'epifisi tra tante strutture, organi, punti del corpo in cui poteva ipotizzare il collegamento tra anima e corpo? Sceglie l'epifisi, come dice nel trattato, se non sbaglio nel trattato sull'uomo, lui sceglie l'epifisi perché pensa che a livello di epifisi ci sia l'integrazione cerebrale dei doppi, cioè dei dati sensoriali doppi. Voi sapete, al mio cervello arrivano due stimoli sensoriali dei miei occhi che sono degli organi doppi, uno che riguarda la visione dell'occhio sinistro e uno che riguarda la visione dell'occhio destro. Però sapete bene che quando io vedo ho un'unica visione, quindi c'è qualche punto nel cervello che interpreta i dati doppi differenti che mi arrivano dagli organi di senso
li elabora e ne fa una visione unica. Allo stesso modo per le orecchie io ho due sensazioni uditive che poi però vengono elaborate e trasformate in un'unica sensazione uditiva all'interno del cervello, cioè l'elaborazione dei dati doppi, degli organi di senso doppi. E secondo Cartesio questa elaborazione dei doppi avviene all'interno della ghiandola pineale, quindi capite, la ghiandola pineale sarebbe il punto in cui appunto l'anima, l'intelletto, le funzioni cerebrali prendono i dati sensoriali e li trasformano per presentarmeli in un certo modo alla mia mente. Quindi sarebbe appunto il punto di collegamento tra le sensazioni e l'intelletto. Però c'è un'altra spiegazione. Cartesio dice che la ghiandola pineale è fortemente innervata e vascolarizzata e quindi ovviamente lui per questo motivo pensa che sia la sede dell'interazione tra anima e corpo, perché l'anima agisce sul corpo e il corpo agisce sull'anima, ovviamente attraverso i nervi, attraverso i vasi sanguiferi, e nella ghiandola pineale sembrano, almeno a Cartesio, confluire tutte le terminazioni nervose e i vasi sanguiferi del corpo, e quindi abbiamo questo tipo di interazione. Come avviene questa interazione? Fate attenzione, non è assolutamente difficile. Che cosa l'anima modifica nel corpo? Cioè l'anima interagisce nei confronti del corpo essendo causa di effetti nel corpo. Di cosa? Fate attenzione, l'anima interagisce verso il corpo provocando i movimenti volontari del corpo. Il corpo invece è causa di una modificazione dell'anima, perché capite, si va in entrambi i sensi, il corpo è causa di modificazione dell'anima per quanto riguarda le sensazioni. Quindi abbiamo due vie, diciamo, da un punto di vista, non so, delle neuroscienze, da un punto di vista neurologico, si direbbe che la prima via che va dall'anima al corpo è la via efferente, cioè la via che va dal centro verso la periferia, mentre invece la via che va dal corpo all'anima la potremmo chiamare la via afferente, cioè la via che va dalla periferia, cioè dal corpo, fino al cervello, fino all'intelletto, fino all'anima. Attenzione, quindi l'anima non è soltanto la sede della conoscenza, ma questo l'abbiamo visto più volte. E nell'anima, nella res cogitans, non c'è solo l'intelletto, ma c'è anche la volontà. Peraltro abbiamo dedicato un'intera video lezione, no, proprio alla distinzione tra intelletto e volontà all'interno della res cogitans. Quindi l'anima possiede anche una volontà, l'anima è responsabile nei confronti del corpo degli atti volontari. In generale l'anima ha una volizione libera e finalistica e quindi l'anima esprime atti di volontà. Attenzione, gli atti di volontà possono anche restare nell'anima, in questo caso non ci interessano perché sono atti di volontà che non vanno a modificare niente nel corpo. Per esempio, quando io voglio amare Dio, io ho una volizione, un atto di volontà che permane all'interno della mia anima. Però nel caso dei movimenti volontari, come ho già detto, gli atti di volontà dell'anima causano una modificazione nel corpo. La modificazione dell'anima causa nel corpo è appunto l'insieme dei movimenti volontari. Io voglio muovere il braccio, dal mio cervello parte, ok, l'ordine di muovere il braccio. Quest'ordine, attenzione, si realizza in maniera puramente meccanica perché, come sapete, il mio corpo è una macchina e quindi tutto avviene anche in movimenti in maniera meccanica, però attenzione, i movimenti del corpo avvengono in un certo senso in maniera meccanica, però a differenza degli altri movimenti meccanici di tutti gli altri enti che non sono il mio organismo, non sono movimenti inerziali, ma non sono movimenti
determinati da un urto, da una causa efficiente, ma il corpo è l'unica eccezione nell'universo che si muove senza essere urtato inerzialmente da un altro corpo. Il movimento del corpo non è inerziale, ma è generato dall'anima. Quindi l'anima dà l'ordine al corpo di muoversi, l'anima in qualche modo, non è ben chiaro come, Cartesio non può spiegarlo bene, l'anima schiaccia in qualche modo la ghiandola pineale fornisce ai nervi e ai muscoli che sono direttamente dipendenti da essa una serie di input, ok, e quindi questi organi e questi nervi e questi muscoli, visti come dei tubicini, no? Fanno partire il giusto grado, la giusta quantità, la giusta dose di spiriti animali. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nella scorsa lezione. Gli spiriti animali, cioè le particelle più piccole del sangue, le particelle più piccole invisibili rispetto alle particelle visibili, diciamo, più conoscibili, più evidenti del sangue. Quindi la trasmissione comunque è meccanica, però la causa non è meccanica. Questi spiriti animali, attraverso dei veri e propri tubi, cioè i vasi sanguiferi e i nervi, arrivano ai muscoli, alla placca motrice, alla periferia del corpo e attraverso i muscoli fanno muovere il corpo, d'accordo? Quindi il movimento a partire dalla ghiandola pineale fino a quando il corpo si muove è un movimento meccanico, però l'origine di questo movimento non è un movimento meccanico. Attenzione, Cartesio è spinto a pensare questo anche dal fatto che, come tutti sapete, spesso ci vuole un attimo di tempo dal momento in cui voglio muovere il corpo al momento in cui il corpo si muove, ma questo sarà più evidente nel movimento inverso, cioè a livello di sensazione, no? A livello di sensazione io mi taglio il braccio, voi sapete che finché io provo nella mente il dolore del braccio che è stato tagliato, passa una frazione di secondo. Ecco, questo convince Cartesio che ci sia un movimento, per quanto velocissimo, il movimento non sia istantaneo, la trasmissione della sensazione di dolore dal braccio alla mente non è istantanea. Segue tutto un andamento fisiologico in cui dal punto in cui è stata subita la ferita partono all'interno del sangue questi spiriti animali che poi arrivano al cervello. Quindi ci vuole comunque un tempo, sia pure brevissimo, affinché questo meccanismo fisiologico si attui, cioè arrivi dall'anima al corpo oppure dal corpo all'anima, e quindi io muovo volontariamente il mio corpo. È un'eccezione nell'universo, tutti i movimenti avvengono inerzialmente in base a urti da parte di altri corpi e avvengono in modo tale che la quantità complessiva del moto dell'universo non aumenti né diminuisca, rimanga costante. Ricordate il fondamentale principio fisico di Cartesio ottenuto a priori, cioè quello della conservazione della quantità complessiva di moto dell'universo, cioè di tutte le somme di m per v, cioè di massa per velocità. Qui abbiamo un'eccezione, qualcuno di voi forse l'avrà già compreso. L'anima viola il principio di conservazione della qualità complessiva del movimento dell'universo, perché l'anima, attenzione, fa muovere il corpo dal nulla. Praticamente il movimento del mio corpo, a differenza dei movimenti di tutti gli altri enti dell'universo, non è un movimento che viene trasmesso, una quantità di moto del mio corpo che il mio corpo acquisisce a partire da quando era fermo, perché gli viene trasmesso, no, dall'impatto di un altro corpo che perde, vi ricordate, la stessa quantità di moto che il mio corpo assume. Il movimento del mio corpo spiritualistico
deriva dall'anima, cioè non deriva da un altro corpo che impatta con il mio braccio si muove dal nulla, il mio movimento viene creato dal nulla, quindi è un'eccezione dell'universo, a differenza di tutti gli altri movimenti, il movimento in questo momento del mio braccio, capite, aumenta la quantità complessiva del movimento dell'universo, perché il movimento del mio braccio non è una redistribuzione del movimento complessivo inerziale, non è stato dovuto all'urto di qualche altro corpo, ma il movimento del mio braccio viene dall'anima che è in estesa, che è spirituale, quindi non proviene da un altro corpo in movimento, quindi viola il meccanismo universale e l'idea che non si possa produrre movimento all'interno dei corpi, ma il movimento, ricordate, la quantità di moto è stata impressa all'inizio da Dio all'atto della creazione e resta comunque identica complessivamente, e invece il movimento prodotto dall'anima nel corpo non è inerziale, è un movimento che ha un'origine finalistica, spirituale, immateriale, e quindi in qualche modo aumenta la quantità complessiva di moto dell'universo. Nella via invece, ecco, questa è la via dal centro alla periferia, ok? La via efferente. Poi succede invece un'altra cosa, ok? Succede che c'è anche la via afferente, cioè dal centro alla periferia. In che cosa il corpo modifica l'anima? In questo caso la causa dell'evento è il corpo che produce effetti sull'anima, il corpo sempre in maniera meccanica, partendo dalle placche motrici dei muscoli, eccetera, manda una certa quantità, una certa dose, con un certo movimento, ok? Manda un insieme di spiriti materiali, queste particelle sottilissime, che in qualche modo schiacciano, interagiscono con la ghiandola pineale e provocano qualcosa nell'anima. Allora attenzione, ciò che il corpo produce nell'anima sono appunto le sensazioni in senso ampio, cioè non soltanto le percezioni dei cinque sensi. Di questo vi ho già fatto un esempio, vi ho già accennato un esempio. Il mio braccio viene ferito, ok? E allora, dopo un certo tempo, per quanto ridottissimo, io sento a livello di anima, a livello di cogito, a livello di esistenza un dolore, ok? Quindi dal corpo, dal punto della mia ferita, partono attraverso i tubi, no, meccanicamente intesi, meccanicisticamente intesi, questi tubicini strettissimi che sono i vasi sanguiferi e i nervi, partono gli spiriti animali, queste particelle invisibili, piccolissime, dal corpo, schiacciano la ghiandola pineale e provocano nell'anima la mia sensazione di dolore a livello di un certo punto del braccio, d'accordo? Quindi le sensazioni, cioè proprio le percezioni sensibili che riguardano i cinque sensi. Questo vale anche per l'olfatto, vale anche per l'udito, vale anche per il tatto, eccetera. Quindi le sensazioni, per esempio le sensazioni visive, ok? Oppure le percezioni, appunto, le percezioni di un dolore e così via. Quindi vale per le sensazioni, per esempio per la visione di un corpo, per l'udito di un suono e così via, vale per le percezioni. Ho fatto l'esempio del dolore, quindi il dolore, il piacere, la sensazione di fame, la sensazione di freddo e così via. Quindi le sensazioni vengono viste da Cartesio come qualcosa che si origina soprattutto da una causa che è un corpo esterno, mentre le percezioni sono viste come sensazioni interiori, d'accordo? Il caldo, il freddo, la fame, quindi si originano soprattutto, secondo Cartesio, a partire da un oggetto, sia pure materiale, interno al mio corpo, da uno stato materiale che appartiene al mio corpo. Le sensazioni e le percezioni sono meccaniche, cioè avvengono automaticamente, d'accordo? Avvengono automaticamente
nel corpo, quindi sono subite. Per questo, attenzione, Cartesio le chiama anche passioni. Sono subite dall'anima. Sensazioni, percezioni e passioni non sono causate dall'anima, ma attenzione, l'anima non le può neanche eliminare con un atto di volontà. Non le può far cessare, così come non le può far originare. Le passioni sono subite, il verbo patire, no? È anche alla base della terminologia verbi passivi, cioè quelli in cui il soggetto subisce un'azione. Le sensazioni, le percezioni, le passioni sono subite dall'anima, avvengono in maniera meccanica nel corpo senza possibilità che l'animo le controlli o le faccia scaturire o che ne sia la causa. Quindi avvengono indipendentemente dall'anima, avvengono in maniera meccanica. Avete visto che anche la trasmissione all'anima delle passioni avviene in maniera puramente meccanica, con i nervi e i vasi sanguiferi che vengono interpretati come dei tubi attraverso cui passano particelle meccaniche, gli spiriti animali che portano la sensazione all'anima. Quindi attenzione, le sensazioni hanno origine nel corpo, vengono trasmesse all'interno del corpo, quindi le sensazioni sono subite dall'anima. Sono subite dall'anima e sono originate dal corpo, però, come ho detto anche in video lezioni precedenti, appartengono all'anima, perché se io non avessi l'anima non proverei alcun tipo di sensazione. Quindi il corpo e gli organi di senso o altre modificazioni materiali all'interno del corpo sono la causa necessaria ma non sufficiente della sensazione, della percezione, della passione, perché se io non avessi un'anima, questi spiriti materiali dal punto del mio braccio dove sono stato ferito viaggerebbero verso il cervello ma non troverebbero nel cervello alcuna anima e quindi non ci sarebbe alcuna sensazione di dolore. Questo ovviamente, come ho già detto l'altra volta, per Cartesio avviene negli animali. Negli animali abbiamo anche qui spiriti animali che in qualche modo portano dalla periferia, cioè dal corpo dell'animale, tutta una serie di particelle materiali verso il cervello. Però la cosa è del tutto inutile nel caso degli animali, perché non avendo una res cogitans gli animali non possono percepire qualcosa a livello di un corpo che per esempio è ferito. Ma come voi dite, noi abbiamo degli animali domestici, questi animali domestici soffrono. Se tu, sicuramente per errore, non certo volontariamente, pesti una delle loro zampine, loro guariscono, cioè loro sentono a livello mentale questo dolore, lo sentono. Secondo Cartesio non è così, gli animali sembra che sentano il dolore, ma in realtà non sentono né il dolore, né la fame, né il freddo, né tantomeno i sentimenti. Quindi le passioni sono subite dal corpo, però le passioni agiscono sull'anima e quindi appartengono in ultima analisi all'anima perché vengono sentiti a livello di anima. Quindi le passioni sono, attenzione, Cartesio tende a chiamarle tutte passioni, però più propriamente sono le sensazioni intime del corpo, la fame, il freddo, il dolore, il piacere, le percezioni dei cinque sensi, ma anche appunto, non l'ho chiarito per ora, purtroppo lo dico adesso, ma anche le passioni, nel senso proprio dei sentimenti. Anche le passioni, i sentimenti vengono prodotte macchinalmente, meccanicisticamente, non dall'anima ma dal corpo, ma arrivano poi a schiacciare la ghiandola pineale e quindi a essere sentite a livello di anima. E le passioni sono anche i sentimenti, l'invidia, la collera, l'ira, la gioia, l'amore, d'accordo? Insomma, così funziona l'integrazione mente-corpo in Cartesio. Cartesio dice che esistono 6 passioni originarie da cui derivano tutte le altre, cioè l'ammirazione, l'amore, l'odio, il desiderio, la gioia e la tristezza. Questo non è particolarmente importante. Un'ultima cosa invece devo dire, l'anima, quindi questo ha un risvolto anche morale,
le passioni, i sentimenti. L'anima non può controllare le passioni, i sentimenti in nessun modo, cioè le passioni derivano dal corpo, sono subite dall'anima, l'anima non può in nessun modo annullarle con un atto di volontà, le subisce passivamente, queste passioni che arrivano dal corpo, i sentimenti, la collera, l'ira, oppure appunto le percezioni di paura, di dolore, di fame e così via. Voi sarete sicuramente d'accordo che l'anima, l'intelletto non possa evitare, per esempio, una percezione visiva, non possa vedere questo computer di fronte a me in un certo modo se io ho gli occhi aperti. E quindi sarete d'accordo che l'anima, cioè l'intelletto, non può annullare una percezione sensibile, non può non provare una percezione sensibile o comunque modificarla a piacimento. Però magari molti di voi invece pensano che per quanto riguarda perlomeno le passioni, i sentimenti, ehm, la paura, facciamo l'esempio che fa Cartesio, la paura, in qualche modo l'anima, la res cogitans, l'intelletto possa controllarle. Vediamo, Cartesio dice che sì, l'intelletto in realtà, la res cogitans, l'anima, può in qualche modo controllare e anche diminuire, se non modificare, o attenuare, se non addirittura annullare le, le- le manifestazioni delle passioni, dei sentimenti, ma questo avviene con grande difficoltà e appunto non in maniera diretta con un atto della volontà, ma dice Cartesio attraverso una strategia indiretta. Che cosa significa una strategia indiretta? Io posso assumere un habitus, un'abitudine, soprattutto se sono sapiente, posso razionalizzare la passione, il sentimento e posso quindi con una strategia razionale però indiretta fare in modo da non subirla più di tanto. Per esempio io rifletto quando vedo un leone che sta di fronte a me, io ho paura, la paura mi spinge a fuggire, ma io posso riflettere e abituarmi a fare in modo che ogni volta che io incontro un leone, per fortuna nel nostro mondo occidentale questo non avviene frequentemente, ma immaginate chi vive dove ci sono leoni, magari li incontra ogni giorno, insomma, persone proprio purtroppo che fanno una vita molto pericolosa. Io nelle volte successive in cui provo questa stessa passione, questo stesso sentimento, c'è la paura di fronte a un leone, di fronte a me che potrebbe aggredirmi, uccidermi, mangiarmi, divorarmi, io posso provare sempre meno paura se razionalizzo le conseguenze della mia paura, cioè io posso arrivare a pensare ragionando che la paura non serve, anzi, più ho paura, più è probabile che il leone mi mangi, ok? La paura non serve perché la paura mi spinge a fuggire e se io fuggo il leone mi mangia, mentre invece se io resto fermo, magari il leone non mi mangia. Posso pensare che è meglio combattere piuttosto che fuggire. Questo non in riferimento ai leoni, ma qualunque tipo di paura, ok? Una paura nei confronti anche di una situazione. È meglio che io la affronti piuttosto che fuggire, perché la paura mi spinge a fuggire e non affrontare il problema, ma questo mi causerà ulteriori problemi in futuro se non affronto il problema primario, d'accordo? Oppure mi causerà delle altre passioni negative come per esempio il rimorso, il pentimento di non aver combattuto e di essere fuggito e quindi io razionalmente mi spingo me stesso ad avere meno paura perché so che la paura non mi conviene, la paura mi spinge a fuggire, a me conviene invece avere delle reazioni, agire in contrasto con quello che la paura mi spingerebbe a fare. Quindi io posso abituarmi razionalizzando, riflettendo sulle passioni e sui sentimenti e soprattutto sulle loro conseguenze
posso non certo non subirli perché questi arrivano automaticamente, passivamente dal corpo, però posso insomma in qualche modo con una strategia razionale, indiretta, suggeritami dalla ragione, posso limitare gli effetti o addirittura annullare gli effetti di una passione attraverso un apposito addestramento. Però io attenzione, posso farlo anche in un altro modo, cioè agendo in qualche modo direttamente sulla ghiandola pineale. Siccome la passione arriva in maniera meccanica e ha una causalità meccanica, io posso abituarmi, attenzione, anche a modificare le reazioni che la passione ha sul mio corpo. Cerco di spiegarmi con un esempio. Io per esempio so che la paura che arriva automaticamente dal corpo all'anima, l'anima non la può evitare, la paura ha come riflesso nel mio corpo non solo il fatto che provo mentalmente la passione della paura, ma anche, attenzione, la paura ha come conseguenza sul mio corpo, ha come conseguenza ben precise modificazioni fisiologiche. Per esempio, la paura mi causa una respirazione molto forte, una respirazione accelerata. Allora, io sapendo, capite, che la paura è un insieme di spiriti animali che preme la ghiandola pineale e ha come conseguenza il fatto di respirare in maniera forte, che cosa faccio? Forse l'avete capito. Posso, attraverso una strategia razionale, sforzarmi di non respirare in maniera veloce, anche quando ho paura, posso forzarmi a respirare in maniera più calma. In questo modo, capite, in maniera indiretta, io vado a modificare ciò che avviene a livello di anima pineale e anche se mi arrivano dal corpo una serie di spiriti animali che producono nella mia mente la paura, io posso avere meno paura, capite, se inibisco quelli che sono gli effetti fisiologici di ciò che mi arriva dal mio corpo. Se io in maniera appunto forzata, attraverso una strategia razionale, riesco a controllare il mio corpo grazie all'anima, riesco quindi a non respirare troppo velocemente, io potrò diventare più calmo, potrò avere meno paura, perché io capisco razionalmente che la paura si alimenta grazie alla respirazione molto accelerata. Quindi se io mi forzo a respirare più lentamente, comunque avrò meno paura perché ho modificato ciò che avviene a livello di ghiandola pineale quando arrivano dal corpo gli spiriti pineali, degli spiriti animali che si trasformano in paura nell'anima. Ci sono dei legami associativi, dice Cartesio, tra determinate passioni, determinati movimenti della ghiandola pineale e determinati movimenti degli spiriti animali. Se io ne prendo coscienza, so come funziona il processo fisiologico, posso in qualche modo intervenire nel modo che vi ho detto. Naturalmente questa riflessione sulle sensazioni, sulle percezioni, ma soprattutto sulle passioni, ecco, ricordo che Cartesio chiama passioni proprio i sentimenti. Questa riflessione sulle passioni, i sentimenti, come sono generati dal corpo ma percepiti a livello di anima, quindi in realtà le passioni, le sensazioni, le percezioni appartengono all'anima, quindi vedete la res cogitans, io penso, non è soltanto intelletto, è anche volontà, come abbiamo visto in video lezioni precedenti, ma è anche, attenzione, immaginare e sentire, come pure abbiamo detto in lezioni precedenti. Allora, tutta questa riflessione sulle passioni, sui sentimenti, sulle modificazioni corporee provocate da passioni e sentimenti, sulle azioni che le passioni e i sentimenti mi provocano, naturalmente mi spinge anche ad una riflessione morale.
mi spinge anche quindi ad affrontare quello che sarà l'ultimo ambito di cui Cartesio si occupa, quindi la morale. L'ultimo anche forse proprio nel senso cronologico del termine, o forse no. La riflessione sulle passioni si trova nell'ultima opera di Cartesio, che noi qui abbiamo esaminato, insieme anche a nozioni che vengono però anche da altre opere. L'ultima opera di Cartesio, ovvero Le passioni dell'anima, chiamata anche Trattato sulle passioni dell'anima, che ha un'importanza anche morale, però della sua morale, la cosiddetta morale provvisoria e le regole della morale, Cartesio aveva parlato già prima, poi torna a parlarne a distanza di 10 anni. Vi dedicheremo la prossima, l'ultima, è incredibile, stiamo quasi finendo, l'ultima video lezione di Cartesio alla sua trattazione della morale, una morale che lui vorrebbe geometrica, ma che non riesce, a differenza di altri aspetti del reale, a interpretare e costruire in maniera geometrica. La morale di Cartesio resta una morale cosiddetta provvisoria, anche se lui la trasforma da provvisoria in definitiva, come vedremo, è la parte proprio più deludente del pensiero di Cartesio. La morale di Cartesio è molto conformista, è deludente, non viene sottoposta ad una ricostruzione in base al metodo geometrico, ad una riconsiderazione in base al metodo geometrico, come Cartesio ha fatto con tante altre discipline. E allora vi saluto insieme a Sofì che sta qua, forse protesta perché non voleva essere presa. Vuoi salutare i nostri videoascoltatori? Guardate com'è bella Sofì, purtroppo è una gatta inquieta, è una gatta molto solitaria e individualistica, quindi è difficilissimo proprio giocarvi, è difficilissimo accarezzarla, solo quando è molto stanco, si è appena svegliata, accetta di essere accarezzata, però insomma dopo 10 o 15 secondi reagisce sempre graffiando e mordendo. Non è un peluche, Sophie è una gatta combattiva, una gatta molto dinamica, una gatta predatrice, una vera e propria predatrice, una combattente. Ai, non mi mordere, saluta i nostri ascoltatori. Allora, abbiamo finito qui. Soprattutto se avete avuto la pazienza immane di ascoltare tutte le mie video lezioni su Cartesio, non perdetevi proprio l'ultima, la prossima, quella sulla morale provvisoria. Arrivederci e grazie.